Buongiorno a tutti. Vivo in Germania ormai da un po', quindi penso di avere i titoli necessari per poter parlare dell'argomento. La domanda di oggi è: com'è la vita in Germania? È positiva, negativa? Consiglieresti di farlo? Sconsiglieresti di farlo? Ci sono diverse cose di cui parlare. La gente. Allora, una delle cose con cui io ho problemi è proprio la mancanza. Cioè io sento una certa mancanza di flessibilità mentale, della serie che quando c'è un problema, dramma. In realtà il problema non è così, magari a volte non è neanche così grave, cioè proprio è come se non fossero capaci di aggirarlo, come se non provassero nemmeno, cioè c'è il problema, chiamiamo polizia, carabinieri, tutti quanti mi devono risolvere il problema. No, cioè prova di applicarti un attimo, proviamo a girarlo questo problema. Dovevo prendere l'autobus e so che non capiscono, ho problemi magari ogni tanto ad esprimermi, non è neanche il mio tedesco, non è che sia perfetto, per cui capisco perfettamente che loro non riescano a capire quello che io dico, per cui sono andata lì col tesserino, gli ho detto ne vorrei uno uguale e quello mi è andato in crisi. Dov'è che vuole andare? Gli ho detto il nome della città e fa ma questo ci va bene. Lo so che ci va bene, ma è scaduto, cioè io ci andrei anche, però è scaduto, dopo mi fa il controllo, mi dice che non va. E quindi mi sono fatta fare il biglietto nuovo e ogni minima cosa, dove vuole, ce l'hai davanti tesoro, cioè applicati. Un'altra cosa che sento molto è l'etica del lavoro. Lo so che in tanti posti è così anche in Italia, però una delle cose che mi abbacchia proprio, no? Arrivo al lavoro e iniziano tutti a sbraitare, non c'è, mi manca il buongiorno, come va, due chiacchiere prima di iniziare, no, sei al lavoro, parti, vai. Un'altra cosa mi è successo l'anno scorso, praticamente è arrivata la stagista, stava facendo uno stage lì, è arrivata con 5 minuti di ritardo e mi fa non dirlo a nessuno, oggi sono arrivata con 5 minuti di ritardo, non mi ha beccato nessuno, cioè 5 minuti di ritardo, cioè io capisco la puntualità tedesca, siamo puntuali anche in Trentino volendo, ma 5 minuti far tutti sti drammi, vabbè che sei la stagista, ma non mi sembra proprio tutta sta cosa così grave, ecco. E una cosa invece su cui tengono molto, lavoravo in una scuola e dovevo tenere dei bambini, il collega mi aveva detto guarda vado mezz'ora a parlare con un'altra persona, dopo mezz'ora non era tornata, è venuta un'altra collega e mi fa guarda è passata mezz'ora, se vuoi andare a controllare cosa sta facendo guarda che te li tengo io i bambini. Se anche mi arriva 5 minuti dopo, non è che sono, cioè anche se fossero delle pesti sono bambini, non riesco a tenerli d'occhio, no, bisognava andare a controllare che fine avesse fatto perché lui mi aveva detto mezz'ora e la mezz'ora era passata. Su questa cosa scusate ma proprio non riesco a entrare nella mentalità tedesca, per 5 minuti non mi casca il mondo, proprio non me ne frega niente, rimango seduta volentieri, proprio non riesco a sentire il peso di questa situazione, il dramma di questa situazione. Questa qua potrebbe essere una cosa dovuta al fatto che adesso sono in un paesino proprio piccolo, però sento tanto una certa ristrettezza mentale, della serie che tu sei lo straniero, hai un accento straniero anche se non sei fisicamente diverso, perché mi dicono, sai, guardandomi non vedo tutta questa differenza tra me, ecco, un normale tedesco e un tedesco. Ho conosciuto ragazze di colore che mi hanno detto che effettivamente anche loro hanno problemi, addirittura ragazzi tedeschi con genitori di altre nazionalità che quindi fisicamente non sembrano tedeschi, pur parlando un tedesco perfetto vengono riconosciuti come stranieri e anche loro percepiscono proprio questa diffidenza nei confronti dello straniero, quindi preparatevi perché se venite qua dovete parlare tedesco perfetto e avere l'aspetto tedesco. Tingetevi i capelli, mettetevi le lenti a contatto, non lo so, ma dovete sembrare tedeschi, attenzione all'accento, l'accento vi fregherà. La gente in generale la trovo, allora, a parte il fatto dell'essere ordinato, dell'essere preciso e silenzioso,
sentite qua dietro non si sente un cane, sono qua in casa, probabilmente c'è tutta la casa che mi sta ascoltando, parlo solo io, c'è solo la mia voce, il resto è un mortorio. Sono molto silenziosi, hanno addirittura queste cose degli orari in cui non si può parlare, guai se parli in quegli orari, arrivano a chiamarti la polizia. È successo a alcuni amici che gli hanno mandato la polizia perché festeggiavano la sera. Sono un po' scostanti, ecco, quando ti presenti stanno un po' sulle loro, per cui credo che sia una questione di aspettare i loro tempi, nel senso che sono persone molto sincere, molto disponibili, molto aperte, ma prima devono conoscerti, e prima che arrivino a conoscerti passa un bel po' di tempo. Se poi siete soggetti un po' particolari come la sottoscritta, ne passa ancora di più. Mi succede spesso che cammino per strada, mi guardano con questi occhioni come se, ne ho parlato già in altri video, mi guardano con questi occhioni come se fossi un'aliena, e non è solo una mia sensazione, finalmente posso confermarlo. Stavo girando con altri tedeschi e mi fanno: ma hai visto come ci sta osservando quel tipo? E guardate ragazzi, scusatemi, sono io, mi fissano sempre così, devo avere qualcosa, è la mia faccia probabilmente. Ne parlavo l'altro giorno con una signora, stavo facendo due chiacchiere perché ho bisogno di chiacchierare, per cui se non chiacchierano con me vado io a chiacchierare con loro. E questa signora mi diceva che sì, perché ha degli occhiali un po' particolari, non parlava di questi, parlava di quelli bianchi, poi sei molto magra, ma proprio... E mentre lo diceva ho avuto la sensazione che lei per prima su queste cose fosse un po' perplessa, della serie: oddio, se proprio ti devo parlare lo faccio, poi magari gli altri pensano io chiaramente non lo penso perché adesso ti conosco, ecco, però se non ti conoscessi, ecco, vederti così, quindi ripeto, potrebbe effettivamente essere il fatto che vivo in un paesino molto piccolo, cioè come andare da noi, vai nella Val di Non, oddio non stiamo a dire la Val di Non che dopo i nonesi mi disse su, vai in una valletta senza nome piccolina, non facciamo nomi, e chiaramente gli abitanti abituati a avere 4 persone in paese, parlano coi vicini e conoscono solo quelli, arriva qualcuno di diverso, lo beccano subito perché sono abituati a vedere da 20 anni quelle stesse 4 persone, arriva quello nuovo e oddio, mi conquista il mio territorio. Supermercato, ecco, supermercato ci sono tantissime differenze. Prima di tutto si entra in un supermercato, gli scaffali che noi siamo abituati ad avere per la pasta, quindi la scelta che noi siamo abituati ad avere per la pasta, 200 marche diverse e 4 scaffali, 4 banconi da una parte, 4 banconi dall'altra, tutto di pasta, ecco, loro ce li hanno di Wustel, scusatemi, non è uno stereotipo, loro hanno tutti i Wustel, tutti i colori, tutte le forme. Tu cerchi quelli normali che sei abituato ad avere nel banco frigo, che ne hai due, hai quella scelta tra i due e non li trovi, c'è di tutto, probabilmente perché devi passare 4 ore a sfogliarteli tutti per trovare quelli che piacciono a te, e ma è un po' un'impresa trovare i Wustel. Un'altra cosa che hanno tantissimo nel supermercato sono ecco, l'Italia piace un sacco, per cui hanno un sacco di prodotti italiani che un giorno o l'altro qualcuno dovrà dirglielo, in Italia non esistono, fatti secondo la ricetta tradizionale italiana. Loro comprano la pasta già fatta hanno queste buste di pasta, non le ho provate, non voglio farlo, che immagino tu rovesci nella pentola e ti esce fuori magicamente la pasta, non so come, e mi disgusta solo a guardarli. Hanno una serie di salse, tutto italiano chiaramente, perché l'italiano fa figo. Antipasti, vanno matti per gli antipasti. Chiedi cosa sono gli antipasti? Sono i nostri sottaceti, i nostri sottoli, loro li chiamano antipasti e ne vanno matti. E se invece tu cerchi effettivamente i tuoi vasetti di sottolio, non ne trovi uno. Qua non usano l'olio, usano una cosa disgustosa e insipida, per cui funghetti sottolio niente, trovi i funghetti sotto cosa insipida. Se volete sottoli portateveli dall'Italia. I formaggi, che io sono abituata ad avere, io adoro il formaggio, sono abituata ad avere una scelta spaventosa, non so se solo da noi in Trentino, sono abituata ad avere una certa scelta. E qua è tutto plasticato, tutto in confezioni preconfezionate, la cosa mi disgusta assai, ecco. Gli stipendi che la gente dice vado in Germania così finalmente guadagno tanto, ecco, gli stipendi non è che siano tutta questa cosa meravigliosa, non so se ho capito bene, però ho visto le colleghe che lavorano come infermiera, ad esempio un'infermiera part-time prende sui 450 euro e hanno dei turni assurdi. Non mi sembra tantissimo per 20 ore, 450 euro, ecco.
Poi non so, negli altri, ad esempio l'anno scorso lavoravo in una scuola, facevo l'educatrice e come educatrice c'era tanta gente che era costretta ad avere un secondo lavoro. Non ho mai chiesto in realtà quanto guadagnassero, però probabilmente su altre professioni si guadagna di più, su quello che faccio io è un po' scarsetto. Un altro problema che c'è qua in Germania è che su molti lavori ti chiedono un Ausbildung. Cos'è? Un corso sostanzialmente di formazione che ti dura 3 anni. È vero che a differenza dell'università tu frequenti questo corso e nel frattempo ti pagano, però ti pagano cose misere, tipo 200-300 euro. Se ti devi pagare anche una stanza, se ti devi pagare un appartamento con cui 200-300 euro, non credo che arrivi a mangiare, ecco. È sempre meglio dell'università dove devi solo pagare e per 3 anni se ti va bene, 5 se vuoi farla completa, ecco. Per cui di possibilità ce ne sono, però ricordatevi che vi serve sempre l'Ausbildung e non sempre quelli italiani vengono riconosciuti, quindi la formazione italiana viene riconosciuta qua all'estero. Sostanzialmente il problema è un problema di riconoscimento dei titoli di studio. Con un titolo universitario in teoria dovrebbe venire riconosciuto senza problemi. Poi stavo parlando con una ragazza tedesca che mi diceva che ha iniziato il corso in un'università tedesca e voleva trasferirsi su un'altra e le hanno fatto problemi con il riconoscimento proprio del corso di studio. Perché all'università ogni università ha la possibilità di scegliere i suoi esami, quindi cosa fare per quel corso, ti trasferisci in un'altra università, quell'altra università magari si è scelta 200 altri corsi completamente diversi, per cui ti trovi a cercare di entrare su una scuola che ha fatto tutt'altra cosa, pur essendo lo stesso corso, pur essendo, non so, pur studiando francese, il francese di un'università è diverso dal francese di un'altra. Non mi viene in mente altro, se avete domande fatemele, io cercherò di rispondere. Questo è quanto, ci sentiamo la prossima settimana con un altro video, sempre in compagnia della vostra Alessi.